Eccoci con una prova a confronto. Prova a confronto. Allora, aspetta, allora diciamolo. Ecco. No. Allora, non si è una... fanno le prove a confronto. No, non è una prova a confronto. Come cacchio si accende sta cosa? Non si accende. Ecco. Non si fanno, Giulio, le prove a confronto. Ma la nostra prova a confronto non è una prova muscolare. Ok. La nostra prova a confronto è una prova in cui evidenziare le personalità, le caratteristiche specifiche, spegnila però, se no questa continuerà a... Spegnila tu, su, spegnila tu, fai il bravo. Ecco. Ce ne serve la forza. In cui evidenziare le peculiarità, la personalità di due apparecchi che hanno un prezzo Identico, esatto, 1399 euro. 1399 euro. Quindi, seguiteci. Guardate. Ciao. Allora, Arkham SA20, Sì. sì, e Rotel A14 MK2. Bravo. Sono stato bravo. Bravo. Allora, prego. Dunque, abbiamo due amplificatori, ci siamo divertiti questa volta a scegliere due amplificatori con caratteristiche tutto sommato abbastanza simili come dati di targa. Sono degli amplificatori non particolarmente costosi, 1399 euro l'un per l'altro. perfetto, quindi costano uguali, sono amplificatori di potenza abbastanza elevata perché ragioniamo di una 60 watt E 80. e 80 watt, quindi in grado di pilotare sostanzialmente qualsiasi cosa. Amplificatori semplici, voglio dire senza particolari diavolerie, però piccoli, graziosi, facilmente inseribili in ambiente. Ovviamente non stiamo parlando di amplificatori destinati all'audiofilo maniaco più impallinato, ma a un pubblico di persone che si vogliono mettere in casa un apparecchio ben suonante È raffinato. e raffinato. Raffinato perché non appartengono proprio alla fascia entry level e tutt'altro, ma appartengono a quella fascia, diciamo, di top di gamma entry level. Quindi stiamo Possiamo ragionando dire, no? di un potenziale acquirente che non è il giovanotto universitario o liceale, parliamo di una persona che viaggia sulla quarantina, cinquantina, che magari Anche 35. anche 35, che magari in casa ha già un Qualche CD, qualche vinile, perché poi che vediamo vinile, che sono vuole sentire magari col Bluetooth, col router si può fare, insomma ha tutta una serie di esigenze e vuole sentire bene. esatto, però non vuole impazzire appresso a tutte le stramberie E audiofile. un'altra cosa per la quale noi abbiamo scelto i due prodotti è che sono compatti. Sì. Quindi non sono quella roba enorme, pesantissima, difficilissima da mettere in ambiente, ma sono piccolini e quindi si possono inserire ovunque, mimetizzare facilmente nell'ambiente circostante. Li vogliamo girare così facciamo vedere gli ingressi? Certamente. Vediamo se ce la facciamo perché sono un po' pesantucci. Eccoli qua. Oh. Allora, Vai tu con l'Arkham e io invece mi dilungo sul router, vai. perfettamente. Dunque, l'Arkham ha una dotazione di ingressi tutto sommato sufficientemente ampia e due cose che vorrei sottolineare sono la porta Ethernet non serve per fare streaming, è una porta Ethernet che serve per eventuali collegamenti con il protocollo Control 4, quindi per home automation. Non pensate quindi che possa fare alcunché in termini di streaming. E così come la porta USB che vedete qui dietro, Che è una USB-A. esattamente, non può accettare il segnale proveniente da un PC Che è perché USB-A, se no sarebbe USB-D. esattamente. Quindi semplicemente Ci metti la pennetta. ci metti il pendrive fondamentalmente. Però di contro c'è un ingresso fono per testine MM e poi c'è la classica solita dotazione di ingressi analogici a livello linea, non dispone di ingressi bilanciati. I connettori di potenza servono soltanto due coppie, quindi diciamo che non è prevista l'opzione dello switch AB, del B-wiring e quant'altro. Quindi un prodotto estremamente semplice che in qualche maniera, per chi ha qualche annetto in più, ricorda i vecchissimi Arkham anni
90. Ricordiamoci la 60, La 60. perché ancora per chi ha i capelli bianchi come Giulio non ce l'ha per niente come me, che è stato, si chiamava... A60 era il primo prodotto della A&R Cambridge, Che prima che diventasse A&R significava Acoustic and Recording bravissimo. Cambridge. Molto preparato. Assolutamente. Allora, passiamo al Rotel. Assolutamente. Il Rotel dal punto di vista multimediale è più carrozzato perché ha l'ingresso Bluetooth, dal punto di vista degli ingressi digitali ha anche un USB-B, quindi può essere collegato a un computer, a un media streamer, può fare da DAC. Quindi il DAC incorporato può essere utilizzato anche per collegarci PC e similari. Ingressi analogici, compreso un ingresso fono solo MM. La porta Ethernet, come nel caso dell'Arkham, serve esclusivamente per controllo, quindi non ha nessun tipo di media player interno. 2 coppie di binding post di qualità inferiore rispetto all'Arkham, questo non è difficile vederlo, però in questo modo può fare lo switch tra la coppia A e la coppia B. Ingressi ottici, ingressi coassiali, e direi che stiamo abbastanza a posto, oltre all'USB A che può essere utilizzata solamente per il pendrive. Quindi diciamo che è una macchina che ha sicuramente una maggiore apertura verso senza dubbio, il mondo, anche perché non dello si streaming. capisce, diciamo, come mai l'Arkham non abbia l'USB-B, perché il DAC ce l'ha. Allora l'Arkham, incorporato. diciamo che parzialmente può essere giustificato questo discorso, perché nell'intenzione del costruttore dovrebbe essere acquistato assieme al suo lettore CD Super Audio che CD, noi abbiamo e che proveremo, giusto? Assolutamente sì. Esatto. Con la stessa identica estetica, e che quello sì dispone di una porta Ethernet. Interessante il fatto... E USB? No. B no. No, Solo Ethernet. esatto, interessante perché la Arkham nel suo materiale illustrativo dice sì, ma in fondo il collegamento con il PC, guardate che mica sono tanti quelli che lo utilizzano. Interessante filosofia, va bene. Tant'è che noi ci siamo concentrati maggiormente sul lettore di CD, perché quello invece ce lo richiedono. Quindi sono arrivati alla conclusione che ognuno ha le sue filosofie. Va bene, concludiamo. Giriamoli ancora un Ce la istante. fai, Giulio? Ma per quanto sia, diciamo di sì. Ora? Allora, Ok. augurandomi che si vengano inquadrati in maniera corretta dalla telecamera, dal punto di vista estetico volevo soltanto dire che l'Arkham lo trovo particolarmente ben riuscito, con delle citazioni, non dico tanto della 60 a cui facevamo riferimento prima, ma della serie Alpha degli anni 90. Gli assomiglia parecchio il manopolone, l'interruttore, insomma sono elementi estetici che ricorrono. Il Rotel È simile a se stesso, diciamo, è più o meno quello, quello da sempre. Col difetto, se vogliamo, che mentre l'Arkham ha un display a punti più grande, quindi per esempio il volume si vede più facilmente da lontano, il Rotel il display è un po' piccolino e quindi se devi vedere quanto stai aumentando il volume devi sentirlo a orecchio, perché se lo metti distante difficilmente lo senti. Però insomma è il diciamo, il look feeling solito in casa. Interessante invece, una piccola digressione tecnica, cerchiamo di non dilungarci troppo, sulla tipologia di funzionamento di questi amplificatori. Poi dopo ne parliamo. Perfetto, e allora sicuramente li vorranno vedere aperti tutti e due. entrambi. Ok. Procediamo. Allora, Rotel A14 MK2 aperto. Abbiamo tolto anche una paratia che serve per evitare che la polvere entri dentro le sezioni finali. Cosa molto molto interessante per un amplificatore di questa fascia di prezzo sono i 4 transistor finali per ogni canale, 1, 2, 3, 4. Interessante e divertente il fatto che i sensori di temperatura siano avvitati direttamente sopra a uno dei transistor finali. Barre di rame per portare l'alimentazione. Questi invece sono i circuiti driver con alette di raffreddamento separate. Notare la qualità dei condensatori. Andiamo poi alla scheda
che da una parte fa il fono e dall'altra parte fa tutta diciamo, la parte digitale. Fono molto interessante, costruito molto bene, con 2 operazionali di ultimissima generazione e, se ci fate caso, condensatori di altissimo livello, tra cui i Vima, che sono, lo sappiamo bene, tra i condensatori migliori che ci sono e che sono presenti un po' in tutto il percorso del segnale nelle parti più critiche. Rotel, infatti, una delle caratteristiche di Rotel è quella proprio di ottimizzare i componenti migliori solamente nel percorso del segnale, quelli più critici. Andiamo verso la scheda DAC. Questo è l'ingresso Bluetooth, qui sotto c'è il DAC vero e proprio, il processore ARM, addirittura un processore ARM, ingresso Ethernet, ingresso Ethernet, ingresso USB, i 2 grossi condensatori di filtro, che sono addirittura da 10.000 microfarad, brandizzati Rotel, quindi diciamo fatti ad hoc per il costruttore giapponese, e il grosso trasformatore toroidale, veramente grosso, importante per un amplificatore di questa fascia di prezzo e di questa potenza. Chiudiamo con le sezioni di alimentazione e di stabilizzazione, che sono separate per i pre-driver per il circuito DAC e non stabilizzate ma semplicemente livellate, ovviamente, per i circuiti finali. Quindi lo promuoviamo a pieni voti. Allora, questo ARC a me è particolarmente interessante. Perché è particolarmente interessante? Perché è classe G. Allora, poi lo diremo meglio, la classe G non è una classe digitale ma è una classe analogica, fatta con 2 amplificatori, uno di bassissima potenza in classe A e l'altro in classe AB, che entra a funzionare quando quello in classe A mostra i primissimi segni di distorsione. Trasformatore toroidale con doppia uscita, una che alimenta la classe A e l'altra che alimenta la classe AB, per fare poi una classe G. 2 ponti raddrizzatori su un dissipatore separato, eccoli qua, 2 rail di condensatori di filtro a basso ripple, c'è anche scritto qui, da 6008 per il circuito in classe A e da 10.000 per il circuito in classe AB. Notare tra l'altro le differenti tensioni: 50 volt è per la classe A e 63 volt per la classe AB, quindi vuol dire che saranno alimentati più o meno a 30 030 e 40 040 più o meno. Notare qui sotto la sfilza di transistor, perché ovviamente questo è come se fossero 2 amplificatori in un contenitore, molto molto ben ingegnerizzato, una cosa molto interessante. Questa è la parte in classe A, questa è la parte in classe AB. Grossa aletta di raffreddamento, driver e sezioni di stabilizzazione separate per i rami di conversione DAC preamplificazione e ovviamente livellamento solamente per quanto riguarda i finali. Layout realizzato veramente bene, in modo molto molto interessante. Questo è un circuito ad altissima densità a 4 strati con dei chip anche sotto il circuito stampato, quindi per esempio il DAC non ve lo possiamo far vedere perché è saldato sotto, quindi diciamo facciamo una disamina che manca di qualche piccolo dettaglio. Interessante, molto molto grandi sono i cavi che portano le uscite. Qui possiamo vedere il relè di protezione e questo cablaggio fatto in modo, diciamo, almeno robusto. E quindi possiamo concludere anche questa veloce disamina tecnica. Amici del canale, siamo di nuovo qui. Esatto, in sala d'ascolto. In sala d'ascolto ancora una volta. Ancora una volta. Come vedete, le abbiamo
affiancati, anzi impilati, impilati, accesi tutti e due, perché accesi sennò è tutti e impossibile. due, e collegati, lo sono, ma insomma non lo sentite perché se no non ci copre quello che diciamo. Allora li abbiamo ascoltati a lungo, li abbiamo confrontati e siamo arrivati alla conclusione che sono due ottimi apparecchi, ma non sovrapponibili come funzionalità. Come Magari, se fossero una mora e una bionda. Quasi col colore ci siamo, no? insomma, Due tipi diversi di amplificazione. E sì, sono due tipi diversi di amplificazione, due tipi diversi anche di funzionalità. E questo, francamente, dal punto di vista diciamo sonico all'ascolto, sì, pure lì c'è qualche differenziazione. Quindi, a dispetto di un prezzo 1.399 euro l'un per l'altro, ovviamente il listino, poi lo street lo fa il negoziante. Lo street lo fa il negoziante, anche perché probabilmente, non essendo due prodotti iper nuovi, magari comincia un po' la parabola discendente. Questo del è prezzo. più nuovo, Sì. questo l'A14 MK2 è un po' più nuovo dell'Arkham, però l'Arkham tiene il listino, i prodotti Per una vita, Sì. certo. Però, insomma, non è detto che Decenni. andando in giro riusciate a trovarli a qualche cifretta un po' più bassa. E a te? Beh, allora diciamo che sono due amplificatori molto diversi. Il Rotel ha funzioni multimediali più avanzate perché c'ha il Bluetooth, perché c'ha l'ingresso USB-B per computer. Sì. E quindi si presta più facilmente a un facile interfacciamento. Arrivo a casa con lo smartphone, mi voglio sentire la playlist di Spotify, collego il Rotel in Bluetooth e me la sento, quindi in modo molto molto semplice, cosa che l'Arkham non fa. Quindi l'Arkham da questo punto di vista è un po' più limitato. Così come il discorso che abbiamo già detto, lo ricordo, l'Arkham non ha la possibilità di collegarlo al PC e quindi di funzionare come... Non ha l'ingresso USB-B ma solo coassiale e ottico, quindi può essere collegato come il Rotel Ethernet, come il Rotel del resto alla televisione attraverso ottico, ma non può essere collegato al computer. Quale scegliere, l'uno o l'altro? Se avete esigenze multimediali facili e non volete comprarvi un'altra scatoletta, forse il Rotel è la scelta più adatta. Più semplice, semplice, perché per l'Arkham ci vuole un ricevitore Bluetooth o ci vuole un media player che abbia queste funzioni e che sia collegato con l'Arkham. Dal punto di vista dell'ascolto, ho fatto la battuta con Giulio prima, mora e bionda sono due impostazioni completamente diverse di suono, Sì. quindi scegliere l'uno o l'altro è solamente una questione di gusti. Allora, io in questo setup, con questi diffusori, se posso dire la mia, Certo. io ho trovato il Rotel un po' più energico, un po' più, come posso dire, prestante come capacità di erogazione anche a basso livello. E l'Arkham è una sorta di strana personalità bifronte, delicatissimo, dolce e suadente a basso livello. Quando si comincia a salire di livello sfodera una grinta che uno non si immaginerebbe. Ora, io non ho percepito, come posso dire, questo stacco in maniera repentina o violenta, cioè non è che a un certo punto da Dr. Jekyll è diventato Mr. Hyde, e questo no. Però ecco, forse il comportamento del Rotel è un po' più prevedibile, un po' più coerente. Non so dirvi se sia dovuto alla bislacca tipologia di funzionamento Sì, dell'Arkham. ricordiamo, voi ci avete seguito fino adesso e siete riusciti a resistere. Questo è in classe A fino a qualche watt e poi dopo diventa 12, in classe mi pare. AB, esatto, Sì, classe B, quindi loro la chiamano classe G. come Giancarlo. Come Giancarlo, esattamente. E quindi ascoltateli perché in fin dei conti sono molto diversi e non c'è un vincitore. No, non c'è un perdente. vincitore. Ecco, insomma, il messaggio è: sono due ottimi apparecchi che consigliamo in questa fascia di prezzo. Però non è che lanci la monetina e dici A o B, fanno mestieri leggermente differenti e all'ascolto si comportano in un modo leggermente E se differente. posso darvi un consiglio prima di abbandonarvi,
non vi fate condizionare dal prezzo, cioè ho trovato il Rotel a 100 euro di meno, l'Arkham a 100 euro di meno e quindi compro. Ascoltate e comprate quello che vi piace di più, indipendentemente dal Bluetooth, dalla connettività, da quello che è, perché poi ve lo tenete a casa tot tempo e dovete ascoltare e quindi poi quel soldo in più o quella versatilità in più o in meno dopo la pagate tutti i giorni quando vi sentite quel quarto d'ora, mezz'ora, un'ora, 2 ore, 3 ore di musica è giusto, O Giulio? piuttosto quando dovete smadonnare perché non avete la connettività USB-B e dici sì, però a me sarebbe servita Esatto, proprio. bravissimo, esatto, quindi è una scelta da fare. Però ho trovato interessante comunque il confronto fra questi due amplificatori. Prove a confronto io non sono abituato a farne, non so perché, e forse perché vengo dall'editoria su carta dove non si fanno tendenzialmente, però la prova a confronto di due apparecchi simili ma diversi l'ho trovata interessante, ma non per dire è meglio questo, è meglio quello, Esatto. ha vinto, non ce ne Anche frega perché niente. quello che si cerca sono morti e feriti, ma normalmente, soprattutto in un momento di evoluzione tecnologica come questa, nel quale gli apparecchi male non vanno, due apparecchi che costano uguale mediamente sono diversi fra di loro, quindi hanno peculiarità, ascolto, versatilità diverse, ma non è che c'è un vincitore e un perdente. Grazie. Grazie a voi. Un'ultima cosa. Subscribe. Subscribe se sono adatti a pilotare sicuramente casse da stand al Certamente. 100%, probabilmente anche piccole casse da pavimento. Ricordatevi però che siccome non si inventa niente, è chiaro che un amplificatore di questa potenza non può pilotare facilmente delle casse molto grandi con tanti altoparlanti, perché la Poco fisica non efficiente. è un'opinione e quindi Sì. non ce la fa. Va bene, subscribe, ciao, divertitevi.